E qui, se Brunelleschi era arrivato a quello, abbiamo scoperto che c'erano dei Brunelleschi negli anni 50 a Modena che hanno inventato un modo per fare delle cose che adesso sono le più ambite nel mondo da parte dei collezionisti e le più sognate da coloro che si acquistano i modellini, come faccio io, da tenere a casa e da guardare come un sogno. Cosa hanno inventato loro? Se Brunelleschi aveva inventato un modo delle cendine che permettevano di costruire qualcosa che sembrava impossibile, loro si sono trovati in una città che era diventata il cuore dell'automobilismo mondiale, dove le automobili da fare prima di tutto erano delle automobili da corsa, per cui bisognava farle in fretta, andare in fretta a correre, un modo che fosse da una parte più veloce e dall'altra, lo sottolineo, teniamolo bene in mente, più economico di quello che facevano a Milano e a Torino, dove pregiati ebanisti facevano i modelli in legno che permettevano poi di modellare le carrozzerie, diventavano dime delle carrozzerie da produrre. E loro, intanto qui non c'erano gli ebanisti, e poi gli ebanisti richiedevano molto tempo per fare i loro modelli e costavano cari. E allora si sono inventati questi che si chiamano filoni. Direi che il simbolo che abbiamo avuto la fortuna di mettere qui dietro e di illuminare così bene per dare il senso di cosa rappresenti, bene, loro facevano a mano, senza usare la matita, non disegnavano la forma dell'automobile, ma tiravano i fili di ferro, e questo me l'aveva detto Scaglietti in persona quando l'ho conosciuto. Gli ho detto: maestro, ma io ero arrivato in Ferrari da poco, era il 93, ma come ha fatto a disegnare? Noi non abbiamo mai visto una matita alla Scaglietti. Noi prendiamo il filo di ferro, tiriamo il filo di ferro e la forma viene così, perché dalla Ferrari ci arriva lo chassis completo col motore, il posto di guida, il radiatore, le ruote, e noi facciamo la forma attorno alla meccanica. Quindi veramente arte. Quindi questa brigata, dico brigata e poi lascio la parola a chi deve parlare, soprattutto prima di tutti il nostro ospite, vicepresidente, questa scintilla, questo interesse che ho avuto per questa straordinaria invenzione di riproporre ciò che fu fatto e ciò che oggi non si fa più e non si potrebbe fare più, perché chi faceva queste cose non esiste più. Afro, tu ci sei, però siamo tranquilli. Però i maestri di allora non c'è, e poi le tecnologie di oggi sono cambiate, per cui il primo a sentire la fiamma dell'interesse per questa cosa era stato Philippe Daverio, il celebre
critico d'arte, esperto, professore, un grande cultore di ciò che è bello, e quindi abbiamo voluto ricordarlo perché purtroppo è mancato per il malefico Covid, e oggi abbiamo qui il figlio Sebastiano e siamo contenti che sia qui, perché voglio ricordare Daverio, perché lui prima di me ha scoperto questa cosa. Io l'ho scoperta quando c'è stata l'inaugurazione a Modena della prima mostra, e ho detto bene, questa brigata mi piace, voglio stare con loro, voglio essere parte di questo riproporre una memoria che non può essere dimenticata, e adesso non sarà più dimenticata perché questi oggetti magnifici ci sono. Non c'è posto più significativo, più simbolico della sede della regione Emilia-Romagna, e non c'è circostanza più favorevole, più appropriata che di Arsidi per presentarvi queste opere della collezione Modern'Arte. La collezione Modern'Arte è nata per raccontare una storia, un'avventura meravigliosa, quella dei carrozzieri modenesi, nonché le passioni, i sogni e l'eccellenza di questa terra. L'Assemblea legislativa ci offre l'opportunità di esporre nel territorio dove sono nati questi modelli famosissimi in tutto il mondo, che hanno fondato la leggenda di Ferrari, di Maserati e anche la notorietà dell'intera Motor Valley. Oggi nel mondo globalizzato la Ferrari è conosciuto almeno quanto Michelangelo o Leonardo da Vinci. Firenze ha incantato la storia del Rinascimento, Modena ha affascinato quella dell'automobile. E oggi queste invenzioni, tra le più belle create dall'uomo, sono celebrate in tantissimi musei ovunque nel mondo. Sono convinto che queste opere siano per molti una vera scoperta, la scoperta di un mondo e di un tempo che non esistono più. Chi può immaginare che queste linee ammaglianti, che queste curve superbe, così come i Davide di Michelangelo, sono state realizzate completamente a mano, con un'attrezzatura elementare, dei martelli, un sacco di sabbia, un tronco d'albero? È una cosa veramente incredibile. A Modena negli anni 50 e 60, nei piccoli laboratori dove venivano realizzate le carrozzerie delle Ferrari e delle Maserati da corsa, solo contava l'abilità umana. Cerchiamo di immaginare il prodigioso, l'infinito talento che è necessario per realizzare delle opere del genere. La carrozzeria modenese è una tradizione ancestrale, trasmessa solo da maestro ad allievo. Deriva di quella dei famosi corazzai e armorari milanesi del Cinquecento. Le armature rinascimentali, come le carrozzerie delle automobili, sono entrambe creazioni funzionali ma anche significanti, nate sia per proteggere sia per valorizzare chi sta al loro interno. Le opere dei maestri carrozzieri modenesi, come i capolavori di Leonardo da Vinci, ormai sono sparse in tutto il mondo. Hanno acquisito una notorietà
immense, grazie a musei e collezionisti che hanno dato loro una visibilità planetaria. Purtroppo nella terra del motore non era rimasta nessuno e nulla per ricordare questa avventura, ma i principali protagonisti di queste epopee prestigiose per fortuna erano rimasti a Modena. Dalla mia amicizia con due di loro, Afro Gibellini e Giancarlo Guerra, è nato questa idea di un progetto di trasmissione, ma anche di conservazione di questo patrimonio straordinario che avete partecipato a creare. Nell'officina Scaglietti questi due maestri hanno modellato con il loro martello le carrozzerie delle vetture più ambite e più preziose di tutta la storia dell'automobile. Così, 7 anni fa, fu creata a Campogalliano la bottega Modenart. Lì hanno pazientemente progettato nel massimo rispetto della tradizione una collezione di opere identiche alle loro creazioni passate e da loro stesse realizzate. Stessi attrezzi, stesse tecniche e soprattutto stesse mani. Il risultato è meraviglioso e oggi lo possiamo tutti ammirare qui. Dietro ogni capolavoro c'è sempre un genio, noto o sconosciuto, ma di cui è doveroso riconoscere il talento e il merito. Grazie infinito ad Afro Gibellini, Giancarlo Guerra, Oriello Leonardi, Fernando Baccarini, ma anche a Sante, Daniele, Max, Giuseppe, per i 7 anni della vostra vita che avete dedicato a creare questa collezione fantastica. Grazie. Questo percorso è stato l'occasione di bellissimi incontri, in particolare con 2 grandi personaggi che ci hanno sempre accompagnato e incoraggiato con entusiasmo e grande generosità. Al professore Philippe Daverio, grande storico dell'arte, che purtroppo ci ha lasciato nel 2020, dedichiamo questa mostra. Diceva di essere rimasto affascinato da questa realtà sconosciuta, dei maestri Afro e Giancarlo a cui si era affezionato. Diceva, forse non lo sanno, ma sono gli ultimi platonici. Non lo esageriamo. Grazie a Sebastiano Daverio che ci ha fatto il piacere e l'onore di essere oggi qua con noi. Grazie. Grazie a voi, grazie. E poi c'è Antonio Ghini, un mito del mondo dell'automobile modenese e non solo. Ha fatto tantissimo per l'immagine della Ferrari, della Maserati, della Lamborghini e poi di Modenart. Ci siamo incontrati per la prima volta a Modena in occasione della prima mostra e da allora ci ha sempre aiutato con il solo scopo altruistico di far conoscere e apprezzare l'arte della carrozzeria modenese. Grazie mille Antonio, grazie. Aver avuto come primi estimatori del nostro operato Philippe Daverio e Antonio Ghini è stato per tutti noi un grandissimo piacere e un enorme onore.
La macchina ha una certa lavorazione, dipende se è uno Spider, se è un coupé, se è una macchina da corsa si tirava via di più. Però le sue 500-600 ore ci volevano, sicuro. Perché prima di fare la macchina bisognava fare quell'affare là. Perché quello lì è il manichino della macchina. Senza quello lì la macchina non si fa. E allora creare quello lì e poi dopo martellare tutte le lamiere perché si fanno a pezzi, poi saldarle, metterle assieme e poi l'interno, le poltrone, le porte, insomma c'è tante cose in una macchina. Lavorando, mica tirarsi le mani. È nata da quel mio amico francese lì e mi ha chiesto a me perché sono l'unico che è rimasto della vecchia guardia e sono ancora qui, non lo so ancora per quando. Però lui ci è venuta questa idea e mi ha chiesto, te verresti a fare, per passione ci sono andato, però io ho un'età che lavoro fino a mezzogiorno e basta, 11, secondo i giorni posso stare a casa, io non ho mica degli obblighi, perché guai, se ho 87 anni uno e sarei ancora obbligato a marcare un cartellino, no, non l'ho quasi mai marcato nella mia vita, però è proprio passione, questa qui è vera passione e credere in quello che stiamo facendo, perché noi ne abbiamo ancora 5 o 6 da fare di queste, non uguali a queste qui, abbiamo il Le Mans, abbiamo il Tour de France, volevamo fare California, volevamo fare le macchine che erano d'alluminio, perché se andiamo attorno come l'SVB era di ferro, di metallo e d'alluminio, noi abbiamo fatto l'alluminio, perché noi facciamo quelle che erano d'alluminio in quell'epoca lì. Le prime proprio. Perché da Scaglietti si facevano quelle macchine lì. Buon rapporto, proprio così, perché io ho lavorato sempre alla Ferrari, la Scaglietti però era Ferrari, solo lì. Mi sono rifiutato di andare alla Lamborghini per stare lì, per dire che avevo anche, forse potevo anche andare avanti di più, ma non mi interessava, Scaglietti per me era mio padre. Da quando sono andato lì, lui si è messo vicino a me, e ha avuto fiducia e Guerra quando è andato via io ho preso il posto di Guerra e abbiamo fatto tante robe. Poi dopo la vita finisce e è chiuso. Io del 90 sono andato in pensione e poi adesso avevo detto non faccio più niente, però uno se ha la passione e quando uno mi chiede a me, io vado in pensione, guarda, vai in pensione se dopo hai qualche cosa da andare a guardare o fare, perché altrimenti uno che abbia avuto la passione che ho avuto io, trovarmi a casa tutti i giorni non è facile, non è facile. Ma io sono andato dentro che avevo 18 anni, ho lavorato 4-5 anni, 4 anni perché una volta si cominciava presto a lavorare, non a 14 anni, a 12 anni, da Roncaglia a Modena. E poi dopo un mio amico mi ha detto, ma perché non vieni là a Scaglietti con me che abitavamo a Marsaglia, una settimana operiamo la tua moto, opero la mia, e allora mi ha detto, perché loro lavoravano anche fino alla sera tardi da Scaglietti. Adesso una sera che mi porta a casa e dice, fatti trovare qui al bar che ti presento. Io come mi ha visto non lo so. Forse ci sono stato simpatico subito, poi venire anche domattina. Io sono andato lì e allora io, dato che avevo sempre il pallino di imparare le cose, Guerra sapeva tutto, perché se io sto con lui, sono proprio un succon, ci salto fuori, infatti ho imparato da lui e io sono orgoglioso di dire che ho imparato da lui, ecco, perché se non c'era lui non lo so, può darsi che avessi imparato, però può anche darsi che dovevo fare il manuale tutta la vita, non si sa. Ci vuole sempre un colpo di fortuna nella vita, ci vuole sempre. Tutti hanno bisogno
il momento giusto di trovare la persona giusta. Io l'ho trovato.